Ragazzi, i dipendenti della Ocram ci hanno fatto questo simpatico regalo dove hanno detto, visto che fate le riprese come se fosse un film, facciamo il Chuck. E hanno costruito questa tabella. Ragazzi, ma quanto mi sto divertendo su questo canale. Sono ancora in compagnia di Andrea e oggi andremo a vedere, giusto per ritornare seri, a vedere. Grazie ragazzi, e ringrazio Luca, ringrazio Noemi. Noemi, nonché Marco e Miriam. Andrea oggi ci farà vedere un apparecchio molto molto importante, non è fondamentale, ma come sapete qui alla Ocram fanno anche scoperte, rilevano, fanno i test, eccetera, quelle che sono apparecchiature utili sia nel campo fotovoltaico che non. Allora, cari amici del canale, Andrea, abbiamo detto all'inizio, ha parlato di questo filtro e ne ha fatto un'analisi dei test per poterlo collocare all'interno dei impianti fotovoltaici per coloro che ne vedono una necessità. Quindi Andrea, lasciate la parola. Che cos'è questo filtro RFI? Allora, praticamente si tratta di un filtro passivo, quindi un componente che viene interposto Scusa, con glielo un faccio vedere agli sistema, amici questo. praticamente ha due morsetti d'ingresso, due morsetti di uscita, interposto tra inverter e abitazione. Perché io mi sono preso in pratica la briga di cercare un qualcosa del genere? Innanzitutto per chi ha un impianto fotovoltaico può essere utile un apparecchio del genere. Per quale motivo? Perché la forma d'onda ricostruita sicuramente è un sistema sinusoide pura, però è sempre formata da un insieme di punti, quindi in base alla macchina utilizzata, quindi al tipo di inverter, per quanto vuoi che sia perfetta la forma d'onda, sicuramente è fatta a sinusoide, ma sicuramente è ricostruita per punti. Quindi ci possono essere dei disturbi generati dagli inverter che possono andare a ripercuotersi sui nostri apparecchi di casa. In che modo? Essendo io, diciamo, parlo per mia esperienza e in quanto appassionato, quindi so come funzionano, diciamo, gli amplificatori valvolari, ad esempio, quindi chi cerca raffinatezza, chi cerca un livello di ascolto, quindi non ha nulla a che vedere questo con gli inverter, quindi eh, Audio, parliamo di audio. parlo in ambiente audio, utilizza magari dei sistemi di amplificazione e preamplificazione molto raffinati e poi alla fine vengono alimentati con un semplice inverter da fotovoltaico. Quindi per quanto buono vuoi sia l'inverter, comunque quello che mi arriva poi dopo all'utenza finale contiene delle porcherie. Questo oggetto qui in pratica tutto ciò che va sopra i 400 Hz me lo rimanda verso l'impianto di terra. Quindi questo oggetto non sarebbe altro che un sistema fatto a condensatori, induttanze e un resistore che praticamente fatto in questo modo qui, non so se si riesce a Questo è vedere, uno schema, lo facciamo anche vedere, giusto questo è per... lo schema di quello che c'è dentro. Tutto nasce insomma per questo tipo di applicazioni. Magari uno spende migliaia e migliaia di euro per il proprio impianto di casa e poi dopo viene alimentato attraverso un impianto fotovoltaico, poi che sia a isola oppure non, comunque quello che arriva alla presa contiene porcheria. Questo è un sistema passivo che ovviamente dissiperà una piccola potenza, si sta parlando di un componente che Vabbè, è qualche watt. nato per lavorare, questo qui in oggetto nasce per lavorare a 45 A continuativi con un MTBF, quindi una durata vita Quanti? di 1.200.000 ore, Cioè, ce lo dimentichiamo praticamente. cioè nasce per applicazioni industriali, principalmente serve quando uno all'interno di un'abitazione ha una pompa sommersa ad esempio a 100 metri, più il cavo in fuoriterra, quindi mi ritrovo magari con 120-140 metri di cavo Quindi su carico induttivo. su carico induttivo, quindi un motore, quindi questo componente qui può fare la differenza. Sì. Gli inverter, quelli migliori, diciamo di fascia alta, in parte ce l'hanno integrato un componente simile a questo,
in parte dico, perché Ma non di qualità così, perché questo non è è dedicato. questo nasce per applicazioni industriali, infatti nasce, vedi, con sistema di alloggiamento Sì. cavi a morsetto Sì. per 10 mm quadri, quindi Roba grossa. mandiamo fino a filtri da 80 ampere, quindi con 80 ampere cioè in monofase a 230 volt, signori, mandiamo avanti in un'azienda, insomma. Assolutamente sì. Una domanda ti faccio. Abbiamo un inverter bifase e vogliamo usare questo, lo possiamo utilizzare perché qua c'è un ingresso uscito che accetta anche la bifase, giusto? Allora, questo è un componente passivo, dove Perfetto. io ho il mio ingresso line, dove io arrivo con il mio inverter, e la mia uscita. Se l'inverter lo voglio utilizzare in bifase, praticamente per come è fatto lo schema, quindi io mi ritrovo qui con l'ingresso e l'uscita. Se io utilizzo il sistema in bifase, avrò questi due condensatori che sono dentro, 1 e 2, quindi i due condensatori CY che sono riportati allo schema, che filtreranno da entrambe i cavi di uscita, Sì. ok? Quindi da fase e da neutro, perché utilizzo la bifase. Sì. Se invece io utilizzo la monofase, quindi il mio inverter ha il neutro collegato all'impianto di terra, a monte ovviamente, quindi in ingresso, essendo il case metallico con i punti di terra sia in ingresso che in uscita, ma è qui un lo case vedete, unico. questa è la connessione di terra, ragazzi, sia qui che qua. Connessione all'unica linea di terra, lo vogliamo anche dire con una terra certa. Unica linea di terra, un bel cavo, vuol dire che un condensatore, questo condensatore qui, viene praticamente messo in corto, perché io mi ritrovo col neutro, il potenziale di terra, che sono lo stesso cavo. Quindi questo condensatore qua viene escluso, ma c'è l'altro che lavora. Quindi mi ritrovo comunque con che tutto ciò che va al di sopra dei 400 Hz me lo filtro e me lo evito come porcheria. Ha efficacia comunque soprattutto con i carichi induttivi, nasce per quel tipo di applicazioni lì. Non è un condizionatore di rete, attenzione. No, chiaro. Condizionatore di rete, quindi chi ha ad esempio un fotovoltaico, un impianto molto importante, sa già cosa deve comprare. Quindi un condizionatore di rete, ma lì si sta parlando di prodotti che costano svariate migliaia di euro. Questo, cioè, perché io ho cercato di utilizzare un oggetto di questo tipo qui? Per salvaguardare il mio impianto, per dare longevità all'impianto, all'inverter. Senza spendere neanche troppo. Sì, bisogna trovare poi il compromesso, perché poi dopo alla fine già questi sono oggetti che hanno un certo costo. Poi dopo bisogna arrivare, diciamo, a un certo equilibrio, no? Quindi io posso comprare il miglior filtro del mondo, il miglior inverter del mondo, il miglior pannello del mondo, ho fatto il miglior impianto del mondo, sì, ma quanto ho speso poi dopo alla fine? Quindi bisogna arrivare cercando di mettere in casa degli oggetti sicuri, quindi che ti permettano di mandare avanti l'abitazione, ma bisogna guardare anche a cosa. Sì, per me, ecco, la prima cosa è capire. Capire il cosa metto, capire come funziona e cosa aspettarmi. Questo che sta dicendo Andrea vale un po' per tutto, ragazzi. Quanti di voi, quanti di noi anni e anni fa siamo partiti col cosiddetto impiantino per giocare, per imparare, poi pian piano si diventa energivori, si diventa anche competenti, nel caso di molti di voi che erano principianti, e si fanno delle scelte diverse. Ecco perché gli impianti non sono mai finiti, perché c'è sempre un'evoluzione. Lo scopo di questo canale e anche di questo video è presentarvi questo prodotto, questo filtro, che serve a dare una qualità a tutto ciò che avviene nella 230. Questo mi taglia una buona fetta di disturbi e quindi, diciamo, sicuramente una miglioria, non è, diciamo, un oggetto che secondo parere mio vada trascurato, ecco. Insomma, ecco. Ragazzi, stiamo parlando di un prodotto che potrebbe per alcuni sembrare inutile, per altri non essenziale, per altri potrebbe essere io continuo così, ma intanto su questo canale l'abbiamo presentato per darvi la cultura di un elemento in più.
Andrea, un video breve ma significativo anche su questo prodotto, vuoi aggiungere qualcosa a livello culturale sull'utilizzo, sul perché sì? È stato detto praticamente tutto, quindi cioè, Perfetto. è riportato un po' in scala, ad esempio per chi ha esperienze e conoscenze sugli alimentatori dei PC, ad esempio. Un sistema molto simile a questo è quello che viene applicato sugli alimentatori di qualità, quindi chi ha esperienza in quel tipo di ambiente lo sa. Allora, Andrea, abbiamo parlato di benefici legati alla lungaggine dei cavi sui pozzi profondi che possono generare anomalie, per cui il filtro evita che ci siano delle sporie, eccetera. Però tu hai molto concentrato questo aspetto sull'audio. Vorrei che spiegassi agli amici audiofili, che sono amanti degli amplificatori insomma, di una certa qualità, quindi sofisticati, Sì. valvolari, eccetera, quali sono i benefici diretti? Sì, praticamente l'amplificatore, io parlo di amplificazioni valvolari, amplificazioni anche di pochi watt, quindi sono sistemi di amplificazione che rispecchiano molto ciò che io butto in ingresso. Quindi devo ricostruire il più possibile la scena sonora per come è stata creata. È molto difficile, estremamente difficile, sono tante le variabili. Se io mi ci metto anche la variabile dei disturbi, Amplifico quello. amplifico anche quelli. Quindi vorrei cercare di mettermi nelle condizioni di utilizzare amplificatori. Io sto parlando di amplificazioni, ad esempio 300B come amplificazioni, quindi piccole potenze, però molto veritiere, quindi rispecchiano molto ciò che io butto in ingresso, tra cui bisogna curare molto anche l'alimentazione. Io, ecco, ho parlato dell'ambiente audio, non sono, diciamo, un esperto del mondo dell'audio, io sono esperto dell'elettronica, so come funziona un circuito, so il cosa aspettarmi, Certo. quindi devo capire cosa butto all'interno di un apparecchio quando viene alimentato. Bene. Quindi io ho fatto alcune scelte e ovviamente Le hai volute condividere con gli amici del canale? sì, le ho condivise. Sì, Ecco. sì, sì. Ragazzi, questo è un video che è finito nella playlist dei video culturali, quindi tanti di voi lo vedranno con un'attenzione culturale, altri invece lo vorranno. Ebbene, anche questo video è giunto al termine, ragazzi. Lo voglio finire qua in laboratorio per ringraziare innanzitutto la Ocram, che è sempre disponibile con prodotti nuovi, con idee, sta collaborando veramente in maniera eccezionale con questo canale e non posso che esserne contento, in particolare con Andrea, con i quali abbiamo questi scambi tecnici, e con Marco e Miriam. Ora, il punto è questo filtro avete capito perfettamente, è un filtro che serve a ridurre i disturbi, il cosiddetto filtro EMI, il cosiddetto RFI o RFI, serve proprio ad attenuare questi disturbi. Ora, viene principalmente utilizzato, come diceva anche Andrea, nel campo audio, e tutti gli appassionati di audio di qualità sanno benissimo di cosa sto parlando. Coloro che sono alla ricerca della perfezione, dove il suono di uno strumento deve entrare in un modo e uscire nello stesso modo. Ebbene ragazzi, questo è lo scopo di questo canale, andare a farvi suscitare interesse, dopodiché ricerche, analisi e perfezionamenti sono anche lo sviluppo personale che ognuno di voi esegue quotidianamente nella propria abitazione. Cosa fa questo filtro? Migliora la qualità, perché dall'alimentazione entrano tutte queste sporcizie, queste io le chiamo spurie, dove soprattutto nel campo dell'audio l'interferenza, il disturbo è sempre più elevato che non una lampadina. Soprattutto coloro che usano amplificatori valvolari, quindi la ricerca, insomma un brano jazz, piuttosto che lirico, piuttosto che classico soprattutto. Chiaramente i brani discoteca e brani commerciali hanno meno sensibilità, perché il rumore e il suono entrano e spesso sono anche impercettibili, ma immaginiamo un brano fatto con una chitarra classica che deve, soprattutto all'orecchio di un musicista, ebbene, ascoltato da un valvolare, insomma ragazzi avete capito che è una sofisticatezza. Non è un obbligo, ma i nostri inverter possono produrre anche questo. Anche la rete produce anche questo, ma molto molto meno. Si cerca sempre una rete perfetta. Se ci sono interferenze anche lì si posizionano questi filtri. Attenzione, c'è anche il condizionatore di rete, è un prodotto costosissimo, è fatto di diverse cose, e qui entriamo nel campo veramente che pochi hanno, perché lì superiamo anche le migliaia di euro per andare a creare un'alimentazione raffinata.
Ebbene, questo video è finito nella playlist dei video culturali. Molti di voi non utilizzeranno questi filtri perché non hanno ritenuto, non ritengono importante andare a creare questa sofisticatezza. Tenete presente che va bene anche se si hanno carichi induttivi che danno fastidio ad altre apparecchiature, quindi questo riporta a terra tutto ciò che va oltre 400 Hz. Quindi ragazzi, nella playlist culturali, proprio perché questo canale vuole essere cultura sull'energia alternativa a 360 gradi. Se questo video vi è piaciuto, ragazzi, mettete un like, ma soprattutto iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video. Buona serata.